Ciao a tutti. Il narcisista allumista è un personaggio complesso, un individuo la cui esistenza è ordita tra la sottile trama dell'ego smisurato e la costante ricerca di approvazione esterna. È come se la sua vita fosse un palcoscenico illuminato dove la sua presenza è al tempo stesso l'attore principale e il direttore d'orchestra dello spettacolo della sua stessa esistenza. Questo individuo è consumato da un insaziabile bisogno di sentirsi ammirato e approvato dagli altri, come se l'ossigeno stesso della sua sopravvivenza dipendesse dalla costante risonanza del suo ego nelle vite degli altri. Il narcisista allumista non è semplicemente una persona che cerca di piacere, ma è qualcuno che si nutre dell'adorazione altrui come fosse una fonte vitale incapace di esistere senza di essa. La sua vita è un intricato balletto di autocelebrazione, dove ogni mossa, ogni parola, ogni gesto è orchestrato con maestria per catturare l'attenzione e l'ammirazione degli spettatori. Ogni azione è una rappresentazione teatrale, una performance meticolosamente studiata per soddisfare il suo ego insaziabile. Ma dietro questa maschera di sicurezza e di fiducia in se stesso si nasconde una profonda fragilità. Il narcisista allumista è intrappolato in una spirale infinita di dipendenza emotiva, dove la sua autostima è legata in modo inestricabile alla percezione che gli altri hanno di lui. La sua sicurezza personale è fragile come un cristallo, minacciata da ogni minima variazione nella risposta degli altri al suo spettacolo narcisistico. E così il narcisista allumista è intrappolato in un ciclo vizioso di autoesaltazione e di ricerca di approvazione. Incapace di trovare una vera soddisfazione o felicità al di fuori del riflesso del suo ego negli occhi degli altri. La sua vita è un'interminabile ricerca di un applauso che anche quando arriva si dissolve rapidamente nel vuoto della sua insaziabile fame di ammirazione. Ma forse al di là di questa maschera di narcisismo e dipendenza emotiva c'è una fragilità umana che cerca disperatamente di essere riconosciuta e accettata. Dietro il narcisismo e l'allumismo si cela un'anima vulnerabile, desiderosa di amore e di accettazione, ma incapace di trovarla nel vortice della sua stessa insicurezza. Il narcisista allumista può sembrare un personaggio di superficie, un individuo superficiale ed egoista, ma sotto la sua maschera si cela un cuore ferito, un'anima in cerca di guarigione e di redenzione. Forse solo quando riuscirà a guardare oltre il riflesso del suo ego negli occhi degli altri, potrà finalmente trovare la pace e la felicità che tanto brama. Ma ora immaginiamo due persone, Stefano e Giulia, entrambi esempi viventi del narcisista allumista, in ambito relazionale, ciascuno con le proprie sfumature e peculiarità. Stefano è un uomo affascinante e carismatico, con un lavoro di successo e un fascino innato, che lo rende il centro dell'attenzione in qualsiasi stanza. Quando si tratta di relazioni amorose, Stefano è un maestro nell'arte della seduzione e dell'autocelebrazione. Conquista il cuore delle donne con la sua sicurezza e il suo fascino, attirandole in un vortice di passione e di adorazione. Una volta coinvolto in una relazione, Stefano trasforma la sua compagna in un pubblico personale per il suo spettacolo di narcisismo. Ogni gesto è studiato per attirare l'attenzione e l'ammirazione della partner, dalla scelta dei regali costosi al programma di vacanze esotiche, progettate per far risaltare il suo status e il suo successo. Si aspetta costantemente di essere lodato e osannato per le sue qualità e le sue realizzazioni, nutrendo il suo ego con l'adorazione della partner. Dietro questa facciata di sicurezza e di fiducia in se stesso, però, Stefano nasconde una profonda fragilità.
Il suo bisogno incessante di attenzione e di ammirazione è solo un modo per mascherare la sua paura di essere abbandonato o rifiutato. Ogni segnale di disinteresse o critica da parte della partner scatena un'ondata di ansia e di insicurezza, minacciando di far crollare il suo fragile ego. Giulia, d'altra parte, è una donna dallo spirito libero e indipendente, con una bellezza e un fascino che incantano chiunque incontri. Anche lei, quando si tratta di relazioni amorose, si immerge in un'arte sofisticata di autocelebrazione e dipendenza emotiva. Seduce i suoi partner con la sua femminilità magnetica e la sua aura di mistero, attirandoli un mondo di passione e di desiderio. Una volta coinvolta in una relazione, Giulia si trasforma in una regina dietro la sua cortina di narcisismo. Ogni momento è un'opportunità per lei di brillare, di essere ammirata e osannata dal suo partner. Si aspetta costantemente che le sue qualità e il suo fascino siano riconosciuti e celebrati, alimentando il suo ego con l'adorazione del partner. Ma anche Giulia nasconde una fragilità sotto la superficie della sua apparente sicurezza. Il suo bisogno incessante di attenzione e di ammirazione nasconde una profonda paura di essere abbandonata o respinta. Ogni segnale di distacco o di disapprovazione da parte del partner scatena un'ondata di ansia e di panico, minacciando di far crollare il suo fragile ego. Stefano e Giulia sono due facce della stessa medaglia, due individui il cui ego smisurato e la costante ricerca di approvazione esterna li consumano, impedendo loro di trovare la pace e la felicità che tanto bramano. Sono intrappolati in un ciclo vizioso di dipendenza emotiva, incapaci di trovare la vera soddisfazione al di fuori del riflesso del loro ego negli occhi dell'altro. Ed ora immaginiamo Andrea, un giovane manager brillante e ambizioso, la cui carriera è costellata di successi e di riconoscimenti. Andrea è un narcisista allumista di prima categoria. Ogni aspetto della sua vita è una rappresentazione teatrale, progettata per attirare l'ammirazione degli altri e alimentare il suo ego insaziabile. Ogni mattina Andrea si sveglia con l'obiettivo di lasciare un'impronta indelebile nel mondo degli affari. Indossa abiti impeccabili, sfoggia accessori di lusso e frequenta i circoli sociali più esclusivi. Tutto parte del suo elaborato piano per proiettare un'immagine di successo e di potere. Ogni azione, ogni parola, ogni sorriso è calcolato per attirare l'attenzione e l'ammirazione degli altri. Nelle riunioni di lavoro Andrea monopolizza la conversazione esponendo le sue idee con un mix di carisma e di sicurezza che lascia gli altri senza fiato. Non perde mai l'occasione di riferire dei suoi successi passati e delle sue connessioni influenti, cercando costantemente di consolidare la sua posizione di potere e di autorità. Fuori dall'ufficio, la vita di Andrea è una serie interminabile di eventi sociali e di networking. Frequenta feste esclusive, si intrattiene con influencer e personaggi famosi, tutto parte del suo piano per accrescere la sua cerchia di contatti e aumentare la sua influenza. Ogni foto sui social media è studiata nei minimi dettagli, progettata per far trasparire un'immagine di glamour e successo che susciti l'invidia e l'ammirazione degli altri. Ma dietro questa facciata di sicurezza e di fiducia in se stesso si cela una profonda fragilità. Andrea è ossessionato dall'idea di essere accettato e ammirato dagli altri e il minimo segnale di disapprovazione o di critica scatena un'ondata di ansia e di insicurezza. La sua autostima è fragile come un cristallo, minacciata da ogni minima variazione nella risposta degli altri al suo spettacolo narcisistico. Nonostante il suo successo apparente, Andrea è intrappolato in un ciclo vizioso di dipendenza emotiva, incapace di trovare una vera soddisfazione o felicità al di fuori del riflesso del suo ego negli occhi degli altri.
La sua vita è un'interminabile ricerca di un applauso che, anche quando arriva, si dissolve rapidamente nel vuoto della sua insaziabile fame di ammirazione. In questo modo Andrea incarna perfettamente il profilo del narcisista allumista, un individuo il cui ego smisurato e la costante ricerca di approvazione esterna lo consumano, impedendogli di trovare la pace interiore e la felicità che tanto brama. In poche parole, l'allumista è colui o colei che ha il potere di farti credere che un deserto sia un lussureggiante giardino tropicale. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.